Eccoci qua ragazzi, come avete visto la location è diversa, siamo in Costa Rica e come promesso, anche se in vacanza, siamo ancora qua a parlare di Juventus. Ho chiesto permesso alla moglie, come giusto che sia, anche perché è il suo 40° e quindi ha il diritto di votare se sì o se no, ma mi sembra importante comunque riportare poche notizie, anche perché non c'è tantissimo da dire, ma ci siamo sempre. Tra l'altro volevo fare un video il giorno in cui sono partito, il lunedì, ma purtroppo alla mattina uno dei miei due cani che ho da 13 anni è venuto a mancare e quindi insomma ci sono anche altre cose nella vita che sono importanti e soprattutto quando se ne va un membro che è stato parte della famiglia per così tanto tempo è una giornata sempre un po' particolare e difficile. Comunque sì, sono cose che non si dimenticano, adesso cerchiamo un po' di ricaricare durante questa piccola vacanza in Costa Rica. Io ve lo ricordo ragazzi, io ho un altro lavoro che mi permette di fare cose come questa, non è certamente YouTube, quindi lo faccio per passione, quindi come al solito vi invito a continuare a iscrivervi. Grazie a tutti quelli che lo stanno facendo, mi raccomando è gratuito, ma soprattutto lasciate un mi piace e commentate. Commentare è fondamentale anche perché è un modo anche per scambiare un po' le proprie opinioni. Allora, cominciamo subito parlando dell'Italia, l'Italia che ha battuto 3-0 Israele e ci sono delle cose positive, ma ci sono anche i soliti problemi, nel senso arriviamo a questi playoff che storicamente non sono un qualcosa di facile per la nostra nazionale, non sappiamo ancora chi sarà l'avversario, anche perché i gironi devono ancora finire e altre squadre sono ancora lì in bagarre per riuscire ad arrivare a questi playoff. Però nulla adesso è scontato. Credo che Rino Gattuso abbia fatto il minimo indispensabile, che era quello di portare comunque la nazionale a questi playoff, vista la sconfitta pesante iniziale che ha poi è andata a rovinare tutto il cammino dell'Italia in questo girone, cioè quella con la Norvegia, e adesso le ultime due partite serviranno anche un po' per provare delle cose, perché non bisogna vincere a tutti i costi. È chiaro che insomma una delle due avversarie, la Moldova, è più che la portata. La Norvegia, secondo me, visto che sarà in casa, dovrà essere una di quelle partite in cui la nazionale dimostra di avere fame e voglia di vincere. Nella partita di ieri comunque non sono mancate delle problematiche, nel senso l'Italia ha sofferto troppo contro una nazionale come Israele che con tutto il rispetto non può essere a livelli di altre top come Spagna, Germania eccetera, e c'è la sensazione in questo momento che nonostante ci siano alcune cose buone, però la nazionale italiana sia ancora molto ma molto fragile. Credo che se Donnarumma non ci fosse stato e non avesse fatto queste 3-4 parate, comunque sarebbe stato molto più difficile per l'Italia quantomeno portare a casa la pagnotta e anche il discorso di non subire reti in questa partita. Quindi c'è molto da lavorare, ci sono dei lati positivi come comunque Retegui che si rifà dal dischetto e poi segna un bellissimo secondo gol, e anche il colpo di testa di Mancini a dimostrazione che comunque i nostri centrali, almeno in nazionale, tra Calafiori, Mancini, Bastoni eccetera, hanno una presenza fisica anche all'interno dell'area di rigore. Poi nel frattempo, e per quello io volevo fare un video di lunedì, c'è stata la tegola di Gleison Bremer, a cui si sono un po' diciamo altalenate un sacco di opinioni, come è normale che sia. C'è chi punta il dito alla Juventus, c'è chi punta il dito sulla gestione. Secondo me ci sono delle cose che vanno comunque dette, nel senso noi sapevamo che entrambi Bremer e Cabal sarebbero tornati quest'anno da infortuni importantissimi, infortuni al crociato, che comunque richiedono tanto tempo per il recupero, visto che per entrambi si è parlato di 9 mesi, ma soprattutto possono avere delle conseguenze durante la stagione successiva e non solo, nel senso le cose più che ci si può aspettare di più sono chiaramente problemi muscolari. Io parlo con un po' più di magari educazione da questo punto di vista, semplicemente perché ho avuto problemi a entrambe le ginocchia, ho fatto operazioni a entrambe le ginocchia, in questo momento ho un menisco rotto, chiaramente non sono un atleta a livelli di Gleison Bremer, quindi adesso quando si parla di 40-45 giorni bisogna credere a quelli che sono gli specialisti, però c'è qualcosa da dire, nel senso io credo che sia normale dal punto di vista del tifoso o di chiunque tifa Juventus di avere comunque la possibilità in questo momento di dire che forse la gestione di Bremer è stata errata. Quella di Cabal anche, se vogliamo dirlo, anche se Cabal è stato protetto un po' di più per motivi anche un po' di necessità, nel senso non c'era come con Bremer quella necessità di farlo giocare fin dall'inizio, però anche con Bremer c'è stato il discorso insomma che abbiamo visto con Rugani, in cui Rugani non è mai stato fatto entrare fino a quando poi Bremer ha alzato la mano e ha chiesto di essere insomma messo a riposo per qualche partita prima poi di arrivare a questa situazione in cui dopo la visita c'è stata la
conferma del problema menisco. Allora dico, si poteva sicuramente gestire Bremer in maniera diversa. Non c'era la necessità, secondo me, in alcune partite di vedere Bremer giocare gli 80-90 minuti che ha fatto, o comunque andava utilizzato di più Rugani anche per dargli più il ritmo partita. Quindi, a mio parere, questo è un mio parere personale, possiamo anche essere in disaccordo, ditemi la vostra opinione, lasciatemi un commento qua sotto, secondo me si poteva gestire la situazione Bremer in maniera diversa. Quest'anno, tra l'altro, Bremer non era stato così incisivo, come è normale che sia, come l'era stato all'inizio della scorsa stagione, dove la Juventus non aveva praticamente subito gol su palla attiva quando Bremer era in campo fino al momento del suo infortunio. In realtà quest'anno di gol con Bremer in campo ne avevamo subiti parecchi. È chiaro che Bremer è una pedina fondamentale, però la domanda è questa: visto che Bremer è appunto una pedina fondamentale, come mai l'abbiamo spinto così tanto e così forte? Così facendo abbiamo aumentato i rischi di questo secondo infortunio. È chiaro che non è un infortunio al legamento, è un infortunio al menisco che era già stato sutturato, quindi queste sono cose che gli esperti ci dicono possono capitare e forse sarebbero capitate anche più avanti se Bremer fosse stato e ritornato completamente in forma, però io credo che la gestione, visto che si erano aspettati 9 mesi, a questo punto magari utilizzarlo un po' meno e in alcune partite solo per spezzone di partito, magari facendolo riposare, cercando di portare anche Rugani a un livello fisico quantomeno più che accettabile, sarebbe stato molto importante, anche perché il Rugani che ha sostituito Gleison Bremer ha faticato in alcune situazioni, l'abbiamo visto anche in Champions League, in un paio di occasioni con Rugani in campo rischiamo di essere comunque bastonati e di andare poi a perdere la partita, anche perché è normale che sia così, se un calciatore non ha il ritmo partita, non gioca le partite, poi essere buttato in dentro così a freddo è abbastanza complesso. Comunque, con questo argomento Bremer poi si va chiaramente a parlare di quello che potrebbe essere il mercato in vista di gennaio. Ecco, lì bisogna un attimo tarare i freni, perché c'è sempre questa sensazione che la soluzione a tutti i problemi sia il mercato, sia il prossimo acquisto, il prossimo giocatore. Ne abbiamo già parlato, lo sappiamo che c'è la necessità di andare a rinforzare il centrocampo, però se voi vi ricordate, mi ricollego un po' anche al discorso della nazionale italiana, durante la telecronaca, almeno io l'ho vista anch'io in italiano, i commentatori hanno detto che lo stesso Retegui ci ha messo qualche giorno di preparazione con la nazionale per riprendere il ritmo partita europeo. Non so se vi ricordate o se l'avete sentito. Ecco, allora adesso quando si parla di Milinkovic-Savic come soluzione a gennaio per, non so, per la Juventus, mi sembra che si stia andando un po' in quel reame, prima di tutto da un lato del fantascientifico, per il discorso anche legato all'ingaggio, ma dall'altro lato anche un po' forse limitante dal punto di vista proprio della lungimiranza, perché in questo momento la Juventus ha prima di tutto bisogno di giocatori pronti, ha bisogno di giocatori futuribili ed ha bisogno anche di giocatori che abbiano non solo il ritmo partita, ma il ritmo di partita come si ha in Europa, come si ha in Champions League. Andare a prendere alcuni calciatori che non ce l'hanno, secondo me sarebbe un rischio abbastanza elevato per quanto riguarda la Juventus. Dall'altro lato il discorso difensori, adesso è venuto fuori il fattore Kim che non è contento comunque al Bayern di Monaco, però vi ripeto ragazzi, questi sono sempre calciatori che arrivano con degli stipendi molto ma molto importanti in un periodo in cui sappiamo bene la Juventus sta cercando di pensare anche al bilancio, non solo alla competitività sportiva. Allora secondo me gennaio non è il momento in cui la Juventus dovrebbe andare a mettere diciamo le toppe, a rattoppare alcuni di questi buchi che sono rimasti, e potremmo giudicare il discorso di aver non so, preso un attaccante in più invece di andare a puntellare la difesa, visto che comunque avevamo due calciatori che tornavano da infortuni pesanti. Possiamo essere d'accordo, sicuramente siamo d'accordo sul fatto che questo centrocampo ha delle lacune, però credo che andare adesso a investire questi soldi e prendersi dei rischi così alti non sia dal punto di vista della Juventus una delle scelte migliori. Aggiungo anche che è chiaro che ci aspettiamo non una rivoluzione chiaramente, ma dei cambiamenti da parte di Tudor dopo questa sosta. La cosa più normale sarebbe andare a una difesa a 4 e anche iniziare a utilizzare magari calciatori come Kalulu nel loro ruolo. Io ho il dubbio che in questo momento Tudor non abbia non voglio dire la capacità, ma non sia dal punto di vista delle scelte preparato per andare a fare un certo tipo di cambio e andare a spostare la difesa da 3 a 4, che gli lo spingerebbe a fare dei cambiamenti che secondo me in questo momento lui non è ancora pronto a fare. Lo sarà, magari se arriva una prima sconfitta, io non lo so, so solo che queste 3 partite che ci aspettano, tra cui la prima sarà col Como, non so neanche se riuscirò a vederla, ma vedremo, visto gli orari in cui si gioca,
Beh, è una partita molto rischiosa perché vi ripeto, fino adesso, anche se non si può parlare di negatività, perché penso che sento molto anche sul web che c'è questa situazione che tutti sono negativi, non sono negativi, ma a volte ci facciamo confondere dai risultati, cioè nel senso, se la vittoria con l'Inter non fosse arrivata, ed è chiaro che è arrivata, stiamo ragionando per paradosso, però se non fosse arrivata quella vittoria, se si fosse perso con il Leverkusen, la percezione, scusate, il Borussia Dortmund, la percezione sarebbe stata completamente diversa rispetto a Igor Tudor e la mia paura è questa, che se adesso dovessero arrivare le prime 2 o 3 sconfitte o un paio di sconfitte, perché insomma parliamoci chiaro, sicuramente Real Madrid è una di quelle partite dove andare a vincere sarà difficile, ecco allora si andrà ancora di più sul negativismo, invece qua bisogna essere un po' meno risultatisti, cioè vuol dire che i risultati vanno analizzati, non si può guardare solamente il tabellino. In questo momento la Juventus non ci dà quella sensazione di sicurezza. Non ci dà sicurezza perché ha dimostrato molto poco dal punto di vista del gioco e dell'utilizzo dei nuovi innesti fino a questo momento e ha avuto tanti problemi. Allora, piedi per terra, ripeto, secondo me la soluzione non è andare a gennaio a puntellare questa squadra, secondo me bisognerà anche aspettare un po' di più, bisognerà arrivare fino a fine stagione quando ci vorrà, non voglio dire una mini rivoluzione, ma ci sono delle zone, soprattutto a centrocampo, che andranno appuntellate e bisogna vedere anche quale sarà il futuro di Igor Tudor, perché anche se arrivasse a fine stagione, eccetera, eccetera, bisognerà anche decidere se, in base anche al posizionamento in classifica, se questo è l'allenatore giusto per andare avanti oppure no. Io sono sempre per dare delle chance. Fino a questo momento con Tudor abbiamo visto molto poco, quindi come ho detto prima ci vorranno almeno una decina di partite per capire un po' in che direzione stiamo andando. Al momento ho dei dubbi, non su Tudor, sulla Juventus in generale, anche sui calciatori. È chiaro che forse sarebbe meglio iniziare a pensare a un centrocampo diverso con le mezzali. Abbiamo visto ieri un Locatelli in mezzo a Barella e Tonali, chiaramente un centrocampo di una caratura sicuramente diversa rispetto al nostro, dove magari sarebbero Cominers e Kefren Turam, però ci sono delle opzioni. Adesso sta a Tudor vedere cosa fare e a noi a insomma goderci qualche soluzione in più, speriamolo, e insomma continuare a fare Juventus perché la cosa importante è comunque rimanere positivi perché al momento in classifica siamo semplicemente a -3 dalla vetta. Comunque ragazzi, come vedete sto sudando, qua siamo all'aperto ma c'è un'umidità incredibile, ci sono circa 27 gradi, ma non vi lascio soli, vi porto contenuti anche qua dal Costa Rica, quindi mi raccomando, continuate a seguire il canale, a iscrivervi e come al solito, forza Juve, un bacio.